Ciao a tutti, sono Joshua e sono qua al centro Now, a Curno, Bergamo, come sapete tutti quanti. E questa settimana passata avevo deciso di smettere di produrre tutti i video che stavo facendo, tutti gli elementi, tutti i corsi, perché ci voleva praticamente un paio di ore del video, ma c'erano più o meno 3 ore di preparazione e sentivo che l'apertura che speriamo, cioè già questa settimana passata c'era un po' di diversi negozi come hobby, come che stanno aprendo. E prossimo settimana speriamo che ci sarà il prossimo passo di aprire. Allora di comincia veramente a rientrare nella vita quotidiana che sarebbe di lavoro e di muoversi un po' più nella società. E allora io volevo un po' di tempo per me stesso di riflettere un pochettino di quello che è successo e per quello che avevo smesso di fare i video, perché avevo proprio bisogno dentro di prendere cura un po' per me stesso. Avevo un po' di piccoli progetti che volevo lavorare qua dentro, un po' di diversi attrezzi per lettura durante gli allenamenti e anche per certe cose per i trattamenti, ma più che altro per la palestra. Volevo, diciamo, essere un po' più libero con questa possibilità, perché comunque anche la quarantena è una possibilità per chi vuole sfruttare ogni, diciamo, situazione per tirare fuori quello che si può per migliorare la sua vita, fare cose che normalmente non avremmo fatta, che più conoscenze di cose che non avremmo mai potuto approfondire, che comunque siamo sempre magari avuto di passione per qualcosa. Ci sono tanti che parlano di un bel 10-15% di gente che non ritornerà al loro vecchio lavoro, ma farà qualcosa di nuovo grazie a questi paio di mesi di riflessione, di riguardare un po' la vita e nostra priorità, nostri sogni, nostra situazione. E abbiamo, particolarmente noi in questa zona, nella Bergamasca, abbiamo tanta roba di gestire. Siamo vista e sentita, partecipata in cosa piuttosto pesante. E non è di sottovalutare che se noi non prendiamo un attimo di riflessione serie di quello che è successa, tutto quello che siamo sentita, tutto quello che siamo vista, e per dire cosa vuol dire per me personalmente, nei miei interni, cos'è che succede adesso, cos'è che è successo senza neanche possibilmente ha capito come, perché comunque è stata tosta questa cosa di obbligare gente di stare a casa, di obbligare gente di non guadagnare, di
chiudere negozi che comunque fanno fatica già di pagare l'affitto. Non è semplice, ragazzi, questa è veramente pesante. E come spesso al momento c'è chi, per dire, perché sono diversi modi di agire di questa situazione, c'è chi combatte, chi isola, chi sfugge, e nessuno è migliore di un altro, nessuno modo di agire è meglio di un altro, perché ognuno ha il suo cosa positivo e negativo. Chi combatte assolutamente non sono in grado di riflettere veramente di quello che sta succedendo dentro. L'emotività si spegne e si agisce freddo, logica, e questa non va bene neanche nel lungo. Chi sfugge, ovviamente, bellissimo, perché così ti isola un pochettino, cioè stacca, scappa, non vuoi sentire, non vuoi. Ovviamente stai sentendo, ovviamente stai percependo, ma si fa finta, magari facendo tutti mille diversi lavoretti, a parte di agire direttamente verso quella cosa, ma sta scappando di diversi mille progetti. Anche questo è un modo di sopravvivere, che va benissimo, anche quella. Perché comunque si tieni la testa un po' occupata, un po' in movimento, e non rimane lì con gli occhi grandi guardando nei fari, paralizzato. Dopo c'è quelli che rimane lì proprio chiuso nel loro emotività, proprio si chiude, tira giù tutti i tapparelli e va dentro. E anche questo è un modo bellissimo di agire, perché si sta proteggendo proprio i suoi interni di tutto questo casino che sta succedendo. Ma dopo mancano loro, diciamo, la sensazione di poter agire con tutta questa cosa, magari rimangono lì chiusi invece di piano piano poter uscire e agire. E allora io non mi piace, e non c'è proprio uno che si può dire è il modo migliore di agire. Ognuno ha sua positività e negatività, però va comunque vista per come siamo, ok? Perché così possiamo ognuno agire, diciamo, con coscienze, in rispetto di chi siamo. E questo è quello che vorrei fare questa settimana, di prendere questi piccoli momenti durante la giornata. Faccio molto più stretto di questi corsi che facevo, e faremo una riflessione. Facciamo, sì, vi fate piacere che facciamo riflessione, facciamo un momento di che cos'è che tutto questa ha fatto a me, proprio com'è che tutto questo che è successo mi ha toccata, tutte i povere morte che siamo visti, tutti i nostri amici, familiari, cioè genitori, figli, cugini, zie. Cioè, siamo persa un po' di gente in questo periodo, e non possiamo far finta che non è avuto un effetto molto in profondità. Siamo visti su TV, siamo visti su tutti i diversi video, impressione di situazione assolutamente fuori di ogni tipo di realtà che pensavamo possibile. I film siamo visti, ma chi avrebbe pensato? E vorrei creare questa
questo momento per i miei clienti, che ci parliamo un attimo, che ci scriviamo, che cos'è che è successo, ok, ci sono tante diverse cose che si dice, denunciamo, ok, va bene, ma comunque dobbiamo ripartire con la vita. E se siamo solo con la rabbia, solo con la tristezza, se siamo ancora sotto tutta questa emotività, l'uscita sarà un po' incasinata per noi. E in qualche modo sarebbe bello se avevamo la possibilità di un attimo ristrutturiamo noi stessi, e spero meglio di prima, spero ovviamente con nuovi situazioni che siamo vissuti. Abbiamo visto tanti diversi modi di agire, di situazioni veramente forti. Proviamo in qualche modo di riflettere, proviamo in qualche modo di chiedere a noi stessi: come stai? Come sto io? Cos'è che in realtà che è successo a me? Com'è che io ho percepito tutto quello che è successo in questi, adesso non solo settimane o giorni, mesi? Cos'è che vuol dire tutto questo casino? Cosa vuol dire di essere sempre intorno alle nostre famiglie, per i beni ma anche per la fatica? Di avere la moglie e marito che comunque in qualche modo siamo scelta di avere a nostra parte, che abbiamo di sicuro vista in modo abbastanza intenso. I svedesi dicono, perché lì sono diciamo gente di barche di vela, solo a Stoccolma con loro milioni qualcosa di abitanti ci sono tipo 300.000 barche, e loro dicono: se vuoi capire se una persona è da sposarsi, fai un'uscita per minimo una settimana sulla barca, isolarvi nel mondo e obbliga a collaborazione, diciamo spazi limitata. Quella è vera prova. E ragazzi, siamo stati messi alla prova alla grande, ok? Non facciamo finta che i nostri mogli, mariti, cugini, nonni, genitori, figli non hanno tirato in qualche modo matto in qualche punto. E ci sta in un certo senso, e sono sicuro che avete trovato diversi modi di risolvere queste situazioni, ma vorrei creare questo, diciamo, momento dove possiamo chiedere noi stessi cos'è veramente successo, cos'è che mi è successo dentro, non solo che cosa mi ha fatto arrabbiare, no, io ho il mio modo di, diciamo, agire in tutto questo casino era di arrabbiarmi e di isolarmi o di essere triste o di scappare, di pensare. Proviamo a capire il nostro meccanismo di sopravvivenza in questa situazione, e non è sicuro che è solo una semplice, però comunque proviamo di capire noi stessi e non avere solo le dita puntate agli altri. E voi che mi fa arrabbiare, voi che mi andare fuori di testa. C'è una bella detta che quando stiamo puntando le dita a un'altra ci sono tre
che viene verso di noi. E allora, se vogliamo puntare una dita, dobbiamo chiedere noi stessi 3 volte, la stessa domanda che stiamo facendo a un altro prima che ci puntiamo le dita. Non è che dobbiamo mai puntare le dita, perché magari ci sta anche, ma chiediamo a noi stessi 3 volte prima che ci puntare la dita a un altro. E questo è un bel esercizio, un bellissimo esercizio, perché comunque l'unica cosa che io posso veramente cambiare nella vita, è me stesso. La verità, anche se lo è la verità, si porta un altro. Se loro non vogliono bere questa acqua santa che contiene la verità, cosa devo fare? Ma quest'acqua santa, se voglio bere, io posso decidere per me stessa, o meno per vedere cosa c'è dall'altro lato di quest'acqua, di questa botta di verità. C'è un gruppo di gente che credo che possiamo prendere tanta spinta, tanta ispirazione. Qui sono gli alpini. Gli alpini sono stati veramente come un'immagine non solo di agire durante, ma per come anche uscire, perché hanno agito con tanto coraggio. Adesso stamattina ho sentito che stavano andando in giro con le mascherine a casa. Questo vuol dire che hanno coraggio, che hanno il coraggio di uscire e affrontare di sicuro una paura che abbiamo un po' tutti, questa di uscire in aria fresca, di uscire verso un'altra persona per paura di prendere questo coronavirus. E loro dicono per forza. E questo è un coraggio in azione, in movimento. Non è solo tipo speranza di migliorare la vita, di vedere che la vita continuerà dopo, ma agiscono contro, per dire, ogni buon senso che o meno si dicono adesso: stai a casa, maschere, mani, loro escono di sicuro con tutti guanti e mascherine, però escono perché vogliono aiutare, perché vogliono far bene. Hanno creato un casino di lettini ospedaliere senza un soldo, senza zero di loro buona volontà, e probabilmente casche loro, fondi loro, senza chiedere un soldo. Credo che ci dobbiamo aspettare prima che un'altra dare a noi la possibilità, sia economica, sia emotiva, sia quello che potrebbe essere, per agire. Siamo finiti. Non possiamo aspettare per un altro a dire sì, va bene. Cioè, in senso, quando si aprono le porte non è che ci sarà qualcuno che dice sì, questa puoi toccare, questa no. Queste persone va bene a parlare, questa no. Questi spazi sono... E allora dobbiamo semplicemente avere questo coraggio e
il buona, forte speranza responsabile che hanno fatto vedere a tutti. Questa è veramente, veramente un'immagine forte, un'immagine chiara, un'immagine che spero che riusciamo a cogliere per dopo comincia a vedere cosa vuol dire di ricominciare di uscire di casa verso quello che noi non sappiamo. Questa nemico invisibile. Ci vuole un gran coraggio e fede in quello che vuoi avere, tua fiducia. Ma di sicuro siamo usciti di cosa pesante prima. Magari noi personalmente non abbiamo toccato guerra mondiale, non siamo toccate fame come una volta, non siamo viste queste pandemie di adesso come negli anni 50. Ma ci sono gente che hanno visto questa roba. E noi siamo il lontanante di questi periodi. E guarda come è andata bene fino adesso. E allora, in qualche modo, come le altre cose ne passata pesante, siamo usciti perché noi siamo la prova che c'è la possibilità di uscire bene. Ok? E nessuno aveva la risposta perfetta in quei tempi di come uscire. Nessuno aveva, dopo Spagnola, che è pesante, sono milioni di gente che sono morte nel mondo. Molto 10 volte di più di adesso. E non hanno fatto quarantena. E comunque sono andata avanti forte. E allora, se noi siamo l'espressione questa che è successo prima, i nostri figli e la nostra vita possono essere anche magari in qualche modo, siamo la prova che non possiamo, che sarà così, ok? Non fra un giorno di un'altra, di sicuro. Ma se guardiamo quello che è successo nel passato, se guardiamo quello che sta succedendo adesso, gli alpini, infermieri che vanno a lavoro, io sono sicuro che abbiamo quello che ci vuole per tirarci fuori più forte di prima, di tutto. C'è qualcosa forte che succede dentro di noi quando si togliere tutte le cazzate che abbiamo nella vita. Ma veramente noi non abbiamo mancata acqua, non abbiamo mancato cibo, non abbiamo mancata elettricità, non abbiamo mandato calore nelle case, ok? In senso come la guerra, no. Abbiamo anche il nostro mega smartphone, abbiamo smart ufficio, smart working. Ragazzi, siamo fortunati. Non voglio vendere niente, ma dico, se quelli in quei tempi sono potuti tirarsi fuori, magari noi abbiamo capito un po' più strettamente cosa vuol dire le cose veramente che abbiamo bisogno nella vita,
spero che possiamo apprezzare meglio la collaborazione al lavoro, la collaborazione nella famiglia, di non mettere sempre in priorità quello che voglio io, e spero che siamo riprioritata cose che io voglio veramente, perché veramente spesso queste situazioni aiutano per capire magari quello che io volevo non era proprio sempre il giusto. E allora ci sentiamo domani, ok ragazzi? Vi volete tanto tanto bene e sono sicuro che piano piano ci tiriamo fuori di questa, ok? E scrivi giù se avete piacere, quello che avete sentito di voi, quello che avete ma dentro, di paura, che tipo di paura, per il familiare, per il lavoro, per l'economia, per paura del futuro che magari ritorna, chi nella famiglia starà male. Scrivi giù, perché spesso di buttare un po' questo fuori aiuta anche, di far senso di tutto quello che stiamo sentendo. Ok? Baci e abbracci, ciao belli.